Corrado. No, non funzionerà. Esempio, se io chiedo a un'intelligenza artificiale di crearmi un'immagine dove ci voglio mettere dentro questo, quello, quell'altro, quest'altro, eccetera, eccetera, quello che io ho notato è che l'intelligenza artificiale mi propone delle immagini, ma quello che io vedo, questa non mi piace, questa non mi piace, questa non mi piace, no, questa no, questa no. Cioè, no, l'intelligenza artificiale non è riuscita a creare quello che io avevo nella testa, che magari volevo far disegnare l'intelligenza artificiale perché io ho già una cosa nella testa, ma lei non riesce in nessun modo, glielo posso spiegare, non c'è niente da fare, è lontana 1000 miglia da quella che potrebbe essere la mia creatività. Perché? Perché la creatività è legata a qualche cosa che deve nascere per la prima volta, perché è una creatività. Se no gli potrei dire fammi un'immagine come l'ho vista su internet, quella lì. Va bene, ma non è creativa, quella è già stata creata, è una copia. Allora, questo aspetto l'intelligenza artificiale non ce la può avere, perché lei si rifà su dati esistenti e non è in grado di creare nuovi dati, perché se fosse in grado di creare nuovi dati, cosa che solo il computer quantico in qualche modo poteva tirare fuori, ma non creando nuovi dati, vedendo i vecchi dati da un punto di vista che non era più duale. Ma creare nuovi dati, io prendo domani il computer e gli dico, senti, mi sviluppi la teoria dell'universo olografico. Siamo arrivati fino a questo punto, c'è Maldacena che ha detto questo, c'è Verlinde che ha detto quest'altro, però loro non hanno finito. Finisci la teoria e in 5 minuti mi ha fatto la teoria del premio Nobel, cioè ha creato qualcosa che non è presente, che non c'è. Questa cosa l'intelligenza artificiale non la può fare, cioè non può pensare per te, può pensare come il creatore dell'intelligenza artificiale vorrebbe che tu pensassi. Siccome tu non sei capace, te lo dice lui cosa devi pensare. E in questo contesto l'intelligenza artificiale, io l'ho visto con la creazione delle immagini, ma non c'è niente da fare, non lo farà mai. La creazione di un'immagine non è la creazione di un'immagine, è l'appiccicamento di cose che già ci sono e che lei ti mette insieme. Quando io gli dico creami l'immagine della Sfinge della Piana di Giza e non gli dico altro, lei mi fa delle immagini che sembrano dei cartoni animati, cioè non va a prendere l'immagine vera satellitare oppure di un fotografo qualsiasi, perché quella sarebbe non una creazione, non me la può fare, e allora se la inventa, ma se la inventa brutta, banale, appiccicando nella foto 5 o 6 modelli di piramidi, di sfondi, di gente che passa di lì, se glielo chiedo. È brutto, dire una cosa che non ha senso. Per cui, no, la creatività è dell'intelligenza, ma siccome l'intelligenza artificiale non è un'intelligenza, ma è una stupidità comune, ecco, un po' una stupidità naturale, anche perché l'abbiamo creata noi, quindi è assolutamente naturale, no, non funzionerà mai. Grazie Corrado. Ma mi viene da pensare, diciamo in questo mondo sempre più egoico dove cercano di farci stare più tempo possibile davanti al computer, non c'è anche questa spinta a far sì, come dicevi tu, uno può creare un'immagine, non sarai mai come la vuoi, però puoi avere l'illusione che non hai bisogno di nessuno per fare quell'immagine, non hai bisogno di nessuno per fare un testo, per fare qualunque cosa, e quindi questo ci renderà sempre più separati dalle altre persone reali e quindi si tenderà sempre più a lavorare da soli, facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale e quindi non ci può essere una volontà anche su questo, come tante Certo. altre cose che stanno accadendo. Certo, come dicevo prima, il tentativo è di farti fare l'amore con una macchina.
il confronto con gli altri non c'è più, perché c'è solo il confronto con una macchina, un gruppo di ricerca, siamo in due, io ti dico guarda che io ho fatto questa cosa, a me mi risulta che dai miei calcoli viene questo, e lui ti dice sì, però te sbagli in questo, in questo, in quest'altro punto, e lì nasce l'idea che l'altro ti viene addosso anche a volte con veemenza in questi discorsi, no? L'ego dell'essere umano con cui tu ti paragoni, che hai di fronte a te, è poi lo stesso ego che te non stai riconoscendo dentro te stesso. La macchina cerca di non risponderti mai male, non ti dice mai sei un coglione, ma vedi che non hai capito un cazzo. No, la macchina ti dice lo sai che hai fatto un'interessante domanda e secondo me ci si potrebbe anche ragionare sopra, però, e ti dice tutto il contrario, cioè ti dice sempre quello che vuole il padrone. Quindi questa è una tecnica che usa la programmazione neurolinguistica. Quando te c'hai uno davanti che ti contesta, te la prima cosa che fai gli devi dire ma lo sai che te c'hai ragione, e da lì parti dicendo tutto il contrario di quello che lui pensa. In quell'istante lui non capisce più niente, si sta zitto. Ecco, perché la macchina non deve essere odiata, la macchina deve essere amata, perché tu devi essere portato ad utilizzare la macchina. Questo per una serie di motivi fondamentali, che è anche una serie di motivi economici, perché la macchina poi si paga, e chi la paga? La paghi te, in tanti modi, ma la paghi sempre te. Quindi chi costruisce la macchina guadagna i soldi, è contento, e soprattutto il suo padrone è contento perché tu hai fatto un buon lavoro, cioè hai creato una droga. Tu parli con una macchina. Ora sapete che queste chat GPT puoi scegliere anche la voce con cui parlare, maschio, femmina, no? E perché? Perché questa cosa funziona? Funziona perché oggi come oggi viviamo proprio in una società disgregata in cui i genitori non parlano più con i figli, i capi uffici non parlano più con i loro operai e così via. E quindi tu vivi nella solitudine e una macchina ti aiuta. Tu parli con una macchina e gli dici, sai, io oggi mia moglie mi ha trattato male, te cosa ne pensi? E lì lei che ti parla con la voce femminile e suadente e ti dice cosa fare, cosa non fare, e te alla fine sei contento. Contento, come dicono a Napoli, cornuto e mazziato, cioè contento e stupido. Ci sono due possibilità di essere contenti. C'è colui che è contento perché è scemo e quindi quando vede che sta per scoppiare il mondo, lui con questi colori fantastici per cui sta per arrivare la bomba atomica che fa un bel bagliore lontano, lui lo guarda estasiato e contento. E poi c'è il contento che ha capito tutto. Il contento che ha capito tutto ha capito tutto, per questo è felice, è armonico. Ebbene, noi siamo nella prima fase, cioè ci vogliono far rimanere nella prima fase. Questo è legato al concetto di entropia. L'entropia è quella cosa che è legata alla consapevolezza e alla coscienza. Quindi aumenta sempre, non c'è possibilità di fermarla. Quindi noi non torniamo stupidi come eravamo una volta. Quello che può fare il nostro governante, chiunque esso sia, è semplice: bloccare l'aumento di entropia. L'entropia si basa su 3 step, il primo, il secondo e il terzo. Il primo, sei stupido e felice. Il secondo, hai un problema da risolvere e ti sembra che la tua entropia diminuisca. Il terzo punto, sei tornato contento perché hai risolto il problema. Ecco, ti blocco, ti blocco al primo punto. Tu devi rimanere stupido. Per rimanere stupido e perché non ci sia la rivoluzione su questo pianeta, devi rimanere stupido e contento. Quindi quando hai un problema da risolvere, che solo la tua controparte di te lo risolve, cioè nei rapporti con gli altri. All'inizio c'era il gioco delle bilie, tu giocavi con i bambini piccoli e si vincevano e si perdevano le bilie. Poi però c'era quell'altro e ti rompeva il cazzo che te avevi perso le bilie. Allora hanno inventato il flipper, che è un piano inclinato. Tu giocavi con la macchina, il piano inclinato vince sempre. E il problema era che non giocavi più con una... Però c'erano i tuoi amici che ti guardavano perdere. Porca puttana, come si fa?
ti chiudi nella terza fase in camera tua con un computer e cerchi di giocare col computer, almeno lì sei da solo e anche se perdi perché vince sempre la macchina, te sei contento. E a quel punto è nata la problematica del parlare con una macchina. La macchina in qualche modo diventa una droga. Tu più perdi e tu più hai la necessità di giocare con la macchina per tentare di vincere. In realtà l'unica possibilità di vincere è, come diceva Joshua nel famoso film in cui la macchina progettava la guerra nucleare, e Joshua, che era il computer, diceva l'unico modo per vincere la partita è non giocare. Ecco, questo è l'unico modo. L'unico modo è mandare a cagare subito l'intelligenza artificiale. Dunque, il problema è questo. Il tentativo di portare avanti un discorso dove una società in cui la tecnologia è al centro della realtà e non più l'uomo, si deve fare attraverso determinati step. Uno di questi step è rendere assolutamente tutti uguali. Quindi, in questo contesto, tu non avrai più un nome, ma avrai un numero, un codice, in questo caso un codice fiscale. Non saprai neanche chi sono i tuoi genitori, non avrai il cognome perché Malanga vuol dire che c'era il mio babbo, il mio nonno e quindi c'è una storia dietro. No, tu non devi avere nessuna storia perché la storia è il ricordo e la storia va distrutta, va eliminata. Non a caso la P2 di Licio Gelli voleva eliminare la storia dalle scuole italiane, cosa che ha tentato di fare oggi il Movimento 5 Stelle, che ha ripreso pari pari il progetto di Licio Gelli. Nel governare l'Italia, noi non dovremo più essere riconoscibili. È un sistema, ci hanno provato a metterci una mascherina sulla faccia. Noi dovremo mangiare tutti lo stesso formaggino, fatto da quella ditta che è l'unica al mondo che produce il formaggino. Noi dovremo avere tutti la stessa macchina, e la stessa macchina dovrà essere una macchina elettrica, eccetera. Potete fare migliaia di esempi. Ci dovremmo pettinare tutti nello stesso modo, dovremmo vestirci tutti con una tuta e quindi saremmo totalmente indistinguibili. Quello che succederà in questo deve succedere questo prima che l'intelligenza artificiale, il modello tecnologico possa prendere piede. In quel momento noi avremo quello che noi stiamo solo intravedendo ora. Cioè, quando io mi sono laureato in chimica, mi sono laureato con una tesi sostanzialmente di 2 anni e mezzo, più 3 anni, più 5 mesi di bibliografia. Quindi sostanzialmente 3 anni di lavoro continuo. Oggi ci si laurea con una tesi di 2 mesi e mezzo, compresa la scrittura della tesi. È evidente che questa tesi è stata scritta da ChatGPT, perché se no in 2 mesi, in una settimana, una tesi di chimica organica sperimentale non la puoi scrivere, no? Bene, questo cosa vuol dire? Che la gente che si rifà a questi modelli c'è scritto, perché ti danno un foglio di carta dove c'è scritto laureato in chimica, ma sotto dovrebbero scrivere coglione. Il modello politico ti porta in quella direzione e questa direzione è autocatalitica, cioè è molto veloce il processo di degradazione culturale in cui si è trovata la società. Io, quando mi sono iscritto a chimica, il dipartimento di chimica, che allora era l'istituto di chimica e chimica industriale dell'Università di Pisa, era il quinto al mondo per lo studio, per esempio, dei composti eterociclici, dei composti delle molecole otticamente attive, dei polimeri che erano, io mi sono entrato in chimica nel 69, quindi pensateci, già si parlava di Moplen, da poco tempo Natta aveva vinto il premio Nobel, voglio dire, ecco, erano quei momenti lì. O quando io sono andato in pensione eravamo il 450esimo a livello. Ora credo che saremo al miliardesimo livello sotto zero, neanche il Bangladesh c'ha un'università
al nostro livello, noi siamo molto più in basso, nonostante che fa il rettore dell'Università di Pisa, i professori fanno finta di scrivere, di pubblicare tanti lavori, si vede chiaramente che dentro quei lavori lì di scienza ce n'è molto poca. Tu vai a un convegno di chimica, ci sono i poster che te metti nei corridoi dove fanno il convegno, così chi passa vede i lavori che tu hai fatto. Questi poster sono meravigliosi, belli, colorati, in 3 dimensioni, olografici, proprio perché dentro non c'è un cazzo. Mentre una volta noi scrivevamo con un pennarello su un foglio di carta il poster, perché non era importante la forma, era importante il contenuto. Questo ti fa capire che siamo fregati. Ma c'è qualcosa che non torna. Perché? Perché il secondo principio della termodinamica dice che l'entropia aumenta sempre, l'intelligenza, quindi la coscienza, aumenta sempre. Io tutti gli anni che facevo il corso di chimica, ultimamente di chimica organica 1, per i chimici industriali, c'avevo ogni anno sempre circa 100 studenti davanti. Ogni anno erano sempre più stupidi. Ma allora l'entropia, non mi hai detto che aumentava sempre, è vero. Erano quasi tutti sempre più stupidi, ma c'era sempre 2, 1 o 3 persone la cui intelligenza era al di sopra di tutto e compensava l'ignoranza degli altri. E alla fine la maggior parte si è vaccinata e gli altri col cavolo che si sono vaccinati. Ecco che te vedi che la società si è autodivisa in 2. E il processo è diventato di divisione, un processo entropico, perché non è un processo divisivo, è un processo separativo che prevede che solo alcuni vadano avanti. E di queste 2 società cosa succederà? È facile. Quelli che non hanno capito muoiono. Muoiono nel senso che si tolgono dalle palle, non ci sono più. Non è un discorso razzista fatto sulla pelle, è un discorso razzista fatto sui neuroni. Perché? Perché l'eguaglianza non esiste. L'eguaglianza l'ha inventata Nietzsche, che ha detto, in realtà, l'eguaglianza l'hanno inventata gli stupidi, perché sennò gli stupidi sarebbero stupidi, perché non sono uguali agli altri. Allora dire che siamo tutti uguali vuol dire da un punto di vista PDSino che siamo tutti uguali. Non è vero, non siamo tutti uguali. Io non sono la Schleiner, non ci penso nemmeno ad avere quel cervello lì, bacato. Non ci penso nemmeno, no, per carità. C'è un'autoselezione che è la cosa più entropica della biologia. I cretini muoiono prima. La mamma degli stupidi è sempre incinta, vero, ma i cretini hanno una velocità di reazione nel crepare molto più veloce. Il cretino è quello che non guarda quando attraversa la strada, perché è cretino e quindi ha la probabilità di essere tirato sotto da un camion che passa di lì molto più alta che non una persona con 4 neuroni in testa. Morale della favola, il mondo migliorerà, certo, perché la velocità di reazione di scomparsa dei cretini è altissima. Non a caso si sono vaccinati. Questo è il mio punto di vista, ovviamente, no? Ma il punto di vista statistico che poi stiamo vedendo in questi anni e che vedremo nei prossimi anni, perché funzionerà così, sta già funzionando così. Quindi l'autoselezione si basa sulla coscienza. Chi ha più consapevolezza e coscienza di sé, perché è animico, ha la capacità di sopravvivere di più. Il mondo felice giunge in quella direzione, cioè quando tutti coloro che non hanno i prerequisiti per continuare il percorso dell'umanità saranno fatti fuori. Grazie Corrado. Dunque, a giugno uscirà un nuovo libro sulle apparizioni mariane, lo studio delle apparizioni mariane, che non sarà il proseguo dei libri e degli articoli che io ho già scritto in passato su questo argomento, ma quindi una rivisitazione delle cose trite e ritrite, ma una visione completamente nuova dei fenomeni di apparizione mariana. In quel libro, per esempio, faremo l'analisi
della figura della Beata Vergine Maria da un punto di vista psicoanalitico, cioè se lei andasse da uno psicoanalista, che cosa lo psicoanalista direbbe della Beata Vergine Maria? Per esempio, abbiamo scritto un capitolo con l'intelligenza artificiale per mostrare che le religioni su questo pianeta sono finte, sono state create da qualcuno che viene da qualche altra parte, e questo sono due semplicemente aspetti nuovi che mai nessuno aveva fatto prima e che sulla base dei dati veri e propri sperimentali, cioè sulla base delle nostre osservazioni, noi saremo in grado di identificare i fenomeni mariani come un fenomeno esogeno al pianeta Terra. Benissimo. Non vediamo l'ora di leggere questo libro. Io lo potrò fare prima degli altri per motivi di lavoro, ma insomma a giugno uscirà. Grazie a tutti gli spettatori che ci hanno seguito, grazie Eros, grazie Corrado, e alla prossima. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie.